Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi voliamo in Cina per provare uno dei ravioli più antichi, il raviolo cinese. Esistono diversi tipi di ravioli e quasi ogni paese ha la propria versione. D'altro canto è una pietanza dalle radici molto antiche, un modo gustoso per accompagnare alla carne verdure o altri ingredienti, così da poter saziare più persone con una piccola quantità di carne. Bene prezioso che non tutti potevano permettersi. Uno dei ravioli più antichi e più conosciuti al mondo è il raviolo cinese, Jiaozi. Sicuramente li avrete già mangiati in tante versioni, ma se non l'avete ancora fatto non vi preoccupate, tra poco vi mostrerò passo passo come farli. Ma prima vediamo qualche curiosità. I ravioli cinesi, secondo la leggenda, risalgono alla dinastia Han e il loro inventore sarebbe, perdonatemi per la pronuncia, Zhang Zhongjin. Zhang, considerato un saggio della medicina cinese vissuto intorno al 150-219 d.C., secondo la leggenda avrebbe inventato i ravioli cinesi per aiutare il suo villaggio natale, dove a causa di un inverno particolarmente freddo le persone soffrivano di geloni alle orecchie. Per curare tutti, il medico decise di preparare della carne condita con delle erbe medicinali dentro dei dischetti di pasta, i primi ravioli cinesi. Oggi il Jiaozi è un piatto tradizionale tipico del giorno di Capodanno, perché grazie alla sua forma che ricorda il lingotto d'oro cinese simboleggia la buona sorte. Proprio riguardo a questa tradizione, ci sarebbe un'usanza dove alcuni nasconderebbero una monetina dentro alcuni ravioli, che rappresenterebbe per la persona che la trova un simbolo di buona fortuna per il nuovo anno. Ma ora passiamo alla ricetta. Iniziamo con 200 g di farina. L'impasto è idratato al 46%, quindi useremo 92 ml di acqua. Sarà un impasto duro, quindi all'inizio non sarà facile da impastare, ma cerchiamo di non mettere altra acqua, altrimenti dopo aver riposato l'impasto risulterà troppo morbido e sarà più difficile chiudere i ravioli. Vi svelo un trucco per lavorare meglio la pasta. Lasciate riposare l'impasto coperto per almeno 15 minuti, poi riprendete a impastare. Vedrete che in poche mosse questo diventerà liscio. Per i ravioli il condimento è semplice. Prendiamo 160 g di carne macinata di maiale, è più grassa di quella di manzo, quindi i vostri ravioli risulteranno più succosi. Se volete renderli ancora più buoni, aggiungete un po' di pancetta tritata al coltello. Basteranno 2-3 fette. Aggiungete poi un pizzico di sale e un cucchiaio di zucchero. Tritiamo finemente 40 g di sedano. Prendiamo poi un porro o una cipolla. Una parte la mettiamo da parte per la salsa di accompagnamento. Due cucchiai di salsa di soia.
Aggiungiamo un pizzico di zenzero e una parte la mettiamo con il porro per la salsa. Prendiamo un cavolo cappuccio o della verza, stacchiamo 2 foglie che useremo poi per la cottura a vapore e tritiamo 100 grammi. Aggiungiamo un uovo che aiuterà a rendere il condimento più compatto. Prima di passare alla chiusura dei ravioli, prepariamo la salsa di accompagnamento. Aggiungiamo al porro e allo zenzero la salsa di soia e un po' di aceto di riso. Prepariamo i dischi dei ravioli. Aiutandoci con un mattarello stendiamo l'impasto. Spingete con il mattarello fino a toccare quasi il pollice, che metteremo all'incirca a metà impasto. Poi tornate indietro senza fare pressione. Ruotate la pasta e ripetete fino ad ottenere un disco. Esistono diverse chiusure per i ravioli, ve ne mostro qualcuna. Per prima cosa prendete il condimento e mettetelo sul disco. Poi, formando una specie di tacos, iniziate a pizzicare il lato. Con l'indice spingete la pasta e con il pollice premete. Intanto continuate a spostare leggermente il pollice seguendo la chiusura del raviolo. Se trovate difficoltà con questa chiusura, ve ne mostro altre due. Aiutatevi con un piano d'appoggio mentre con le mani chiudete il raviolo.
Originariamente il raviolo cinese veniva bollito, ma oggi è conosciuto nella sua versione al vapore o alla piastra. Vediamo come fare. Mettete le vostre foglie di cavolo o verza nella vaporiera e adagiate il raviolo con delicatezza. Per la cottura ci vorranno all'incirca 15 minuti. Per la piastra vi consiglio una padella antiaderente, per non rischiare di far attaccare i ravioli. Aggiungiamo un filo di olio, aspettiamo a fuoco medio-basso che l'olio inizi a fare le prime bollicine, poi aggiungiamo un po' di acqua e chiudiamo con il coperchio. Ogni tanto ricordiamoci di girare i ravioli. E non ci resta che impiattare, mangiare e buon appetito.